Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Eminox di Malife Pharmaceuticals SRL. Ultimo aggiornamento, 7 settembre 2021. Cos'è Eminox? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Eminox durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Eminox? Eminox ha un farmaco a base del principio attivo diclofenac potassico, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido acetico e sostanze correlate. È commercializzato in Italia dall'azienda di Malife Pharmaceuticals SRL. Eminox può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione titolare di Malife Pharmaceuticals SRL. Ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo diclofenac potassico. Gruppo terapeutico analgesici FANS. Forma farmaceutica. Soluzione. Indicazioni. Eminox è indicato per il trattamento di breve durata dei seguenti disturbi acuti: infiammazioni dolorose in seguito a traumi, esempio distorsioni; infiammazione e dolore post-operatori, esempio dopo interventi chirurgici, dentali o ortopedici; dismenorrea primaria. Posologia. In generale, la dose iniziale consigliata per gli adulti è di 100-150 mg al giorno, 2-3 ml al giorno. Nei casi più lievi sono generalmente sufficienti 50-100 mg, 1-2 ml al giorno. La dose giornaliera va di solito ripartita in 2-3 somministrazioni. Nella dismenorrea primaria, la dose giornaliera, che deve essere valutata su base individuale, ha generalmente di 50-150 mg, 1-3 ml. Come dose iniziale si utilizzano 50-100 mg, 1-2 ml, che può essere aumentata fino ad un massimo di 200 mg al giorno, 4 ml, nel corso di diversi cicli mestruali. L'inizio del trattamento deve essere concomitante all'insorgenza dei primi sintomi e, a seconda della loro intensità, può essere prolungato per diversi giorni. Gli effetti indesiderati possono essere ridotti al minimo somministrando la minima dose efficace per la minima durata necessaria per controllare i sintomi. Vedere paragrafo 4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Popolazione pediatrica. L'efficacia e la sicurezza d'uso di Eminox 50 mg/ml soluzione orale nei bambini al di sotto di 14 anni di età non sono state valutate. Eminox 50 mg/ml soluzione orale non ha pertanto raccomandato per l'uso nei bambini al di sotto dei 14 anni di età. Nei ragazzi al di sopra dei 14 anni sono generalmente sufficienti 50-100 mg, 1-2 ml al giorno. La dose giornaliera va di solito ripartita in 2-3 somministrazioni. Modo di somministrazione. Eminox 50 mg/ml soluzione orale deve essere assunto preferibilmente prima dei pasti. Prelevare la quantità di millilitri prescritta usando l'apposita pipetta, versare quindi la quantità prelevata in un bicchiere con dell'acqua e bere immediatamente. Dopo l'apertura, chiudere il flacone usando il coperchio munito della pipetta dosatrice. Controindicazioni. Ipersensibilità nota al principio attivo o ad altre sostanze chimicamente correlate, per esempio acido acetilsalicilico ed altri FANS, o ad una qualsiasi degli eccipienti. Ulcera, sanguinamento o perforazione gastrointestinale in atto. Storia di emorragia gastrointestinale o perforazione relativa a precedenti trattamenti con FANS o storia di emorragia/ulcera peptica ricorrente, 2 o più episodi distinti di dimostrata ulcerazione o sanguinamento. Ultimo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4-6. Grave insufficienza epatica o renale, vedere paragrafo 4-4. Come altri antinfiammatori non steroidei, FANS, diclofenac ha controindicato anche in quei soggetti nei quali si sono verificati dopo assunzione di acido acetilsalicilico o di altri FANS, accessi asmatici, orticaria, riniti acute, emorragie cerebrovascolari. Insufficienza cardiaca con gestizia conclamata, classe IIV-delnia, cardiopatia ischemica, arteriopatia periferica e/o vasculopatia cerebrale. Pregressa discrasia ematica. Stati di depressione midollare.
Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Informazioni generali. Gli effetti indesiderati possono essere minimizzati con l'uso della più bassa dose efficace per la più breve durata possibile di trattamento che occorre per controllare i sintomi. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le seguenti interazioni comprendono quelle osservate con diclofenac compresse gastroresistenti e o altre forme farmaceutiche di diclofenac. Litio. Se somministrato in concomitanza, diclofenac può aumentare le concentrazioni plasmatiche di litio. Vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Minox durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Minox durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'inibizione della sintesi delle prostaglandine può influenzare negativamente la gravidanza e o lo sviluppo embrio-fetale. I dati ottenuti da studi epidemiologici suggeriscono un rischio aumentato di aborto spontaneo vedi la scheda tecnica del farmaco RCP completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I pazienti nei quali si fossero verificati disturbi della visione, capogiri, vertigini, sonnolenza o altri disturbi del sistema nervoso centrale con l'uso di diclofenac devono astenersi dal guidare veicoli o utilizzare macchinari. Effetti indesiderati. Le reazioni avverse, tabella 1, sono elencate per frequenza, per prima la più frequente, utilizzando la seguente convenzione. Comune, a 0 yen 1 centesimo, 1 decimo. Non comune, a 0 yen 1, 1, 000, 1 centesimo. Raro, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Non esiste un tipico quadro clinico risultante da un sovradosaggio di diclofenac. Il sovradosaggio può causare sintomi quali vomito, emorragia gastrointestinale, diarrea, capogiri, tinnito o convulsioni. Nel caso di avvelenamento significativo sono possibili insufficienza renale acuta e danni epatici. Misure terapeutiche. Il trattamento dell'avvelenamento acuto da FANS, incluso diclofenac, consiste essenzialmente in misure di supporto e trattamento sintomatico. In caso di complicazioni come ipotensione, insufficienza renale, convulsioni, disturbi gastrointestinali e depressione respiratoria, dovrebbero essere adottate le misure di supporto e trattamento sintomatico. Terapie specifiche, come diuresi forzata, dialisi o emoperfusione, non sono probabilmente di aiuto nell'eliminare i FANS, incluso diclofenac, a causa del loro elevato legame alle proteine plasmatiche e del loro notevole metabolismo. Dopo l'ingestione di un sovradosaggio potenzialmente tossico si può considerare l'utilizzo di carbone attivo, mentre dopo l'ingestione di un sovradosaggio potenzialmente pericoloso per la vita si può considerare uno svuotamento gastrico, P. Esempio: vomito, lavanda gastrica. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antinfiammatori ed antireumatici non steroidei Eurocodice ATC. M01AB05. Meccanismo d'azione. Minox 50 mg/ml soluzione orale, contiene diclofenac come sale di potassio, un inibitore della sintesi delle prostaglandine. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il diclofenac viene assorbito rapidamente e completamente da Minox 50 mg/ml soluzione orale. In un intervallo di tempo compreso tra i 5 ed i 45 minuti dopo l'assunzione. Dose, dati preclinici di sicurezza. Studi di tossicità con dosi multiple sono stati eseguiti su ratti, cani e scimmie. Alle dosi tossiche gli effetti osservati sono stati: ulcera gastrointestinale e disordini del quadro ematologico in elenco degli eccipienti: alcol etilico, glicerolo, bicarbonato di potassio, sucralosio, rosso allura, E129, blu brillante, E133, acqua purificata. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.